Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a mettere mano al movimento centrale delle nostre mountain bike, ovvero quel piccolo componente che si trova nella parte bassa del telaio al quale sono collegati i pedali. Questo componente, attraverso un sistema di cuscinetti, permette di dare fluidità alle nostre pedalate. Ecco perché è importante tenerlo sempre revisionato, pulito e in ordine. Adesso andiamo subito a vedere come fare. La prima operazione da fare quando si va a lavorare sul movimento centrale è quello di smontare la guarnitura, cioè andare a smontare i pedali e le corone. Ecco qui. Prima di tutto andiamo a togliere la brugola che tiene fermo il pedale, o in questo caso la guarnitura, direttamente sul movimento centrale. Fatto questo andremo a rimuovere la guarnitura. Per fare questo abbiamo bisogno di un estrattore. Nel mio caso il movimento centrale è un movimento centrale a perno quadro e quindi servirà questo tipo di estrattore. Andiamo quindi ad avvitarlo sulla pedivella. Stringiamo prima la prima parte, in questo caso la parte scura, che andrà a fissarsi sulla pedivella. Successivamente andremo ad avvitare la barretta filettata. La barretta filettata non è altro che un perno che va a premere sulla pedivella, andando appunto a sganciarla dal movimento centrale. A questo punto andiamo a rimuovere guarnitura e pedivella, quindi allentiamo la catena, la appoggiamo direttamente sul telaio. Possiamo anche rimuovere la catena, ma è sufficiente appoggiarla sul telaio. Quindi finiamo di stringere il perno e rimuoviamo la guarnitura, liberando appunto il movimento centrale. Adesso andiamo a svolgere la stessa operazione sull'altro lato, quindi andiamo a rimuovere la pedivella al lato sinistro. Quindi smettiamo la brugola e con l'estrattore andiamo a rimuovere la pedivella. L'operazione è la medesima fatta prima, però senza dover rimuovere la guarnitura e dover fare attenzione alla catena. Adesso che abbiamo rimosso la pedivella, possiamo andare a rimuovere il movimento centrale. Si inizia dal lato sinistro, che è quello in cui c'è una ghiera che tiene il movimento centrale. Per rimuoverlo abbiamo bisogno di un estrattore, eccolo qui. Trovate il link di tutti i componenti qui sotto in descrizione. Nel lato sinistro, per rimuovere il movimento centrale, quindi per rimuovere la ghiera, bisognerà svitare in senso antiorario. Ritorniamo sul lato destro, quello con la pedivella e la guarnitura, rimuoviamo la catena dal telaio e andiamo con lo stesso estrattore utilizzato prima a rimuovere proprio il movimento centrale. In questo caso sul lato destro, per svitare si ruoterà in senso orario. Adesso rimuoviamo completamente il movimento centrale. Eccolo qui. Controlliamo nello stato. Quindi proviamo a ruotare i perni, vediamo se hanno gioco e controlliamo anche l'usura. In questo caso il movimento centrale, che è continuamente revisionato, non presenta segni di usura e non c'è nessun tipo di gioco, quindi non sarà necessario sostituirlo, ma solo pulirlo. Già che ci siamo, adesso andiamo a pulire la sede di alloggiamento del movimento centrale. Come vedete è completamente sporca, questo è uno dei punti in cui si accumula maggiormente lo sporco. Nel mio caso utilizzo del WD-40, quindi vado a spruzzarlo all'interno e con un panno vado a ripulire quello che è l'interno, quindi rimuoviamo tutte le eventuali segni di terra, di polvere, di sporco, tutte le impurità che ci sono all'interno, andiamo a rimuoverle. E adesso puliamo il movimento centrale. Utilizzo sempre il WD-40 in maniera generosa, quindi andiamo a coprirlo completamente di prodotto, lasciamolo agire qualche secondo o qualche minuto e poi andiamo a rimuoverlo con uno straccio, in modo da rimuovere tutte le impurità e assicurarci di dare lunga vita al nostro movimento centrale. Come sempre ricordatevi che se il movimento centrale non ha giochi e non presenta segni di danneggiamento non è necessario andare a sostituirlo, ma sarà sufficiente pulirlo come stiamo facendo in questo caso. Pulito il movimento centrale e la sede di alloggiamento, passiamo adesso al rimontaggio. Ricordatevi sempre di mettere del grasso nelle zone filettate, in modo da ridurre l'attrito tra i componenti e la loro sede di alloggiamento finale.
Rimontiamo quindi guarnitura e pedivella. Non avremo bisogno di nessun estrattore adesso. Rimettiamo la catena sul telaio e fissiamo nuovamente guarnitura e pedivella. E fissiamo tutto quanto con la chiave a brugola, la prima che abbiamo utilizzato quando abbiamo iniziato questa lavorazione. Stringetela fino a quando non vi accorgerete che sia perfettamente serrato. Eseguiamo la stessa operazione anche sul lato sinistro, quindi andiamo a rimettere la ghiera di fissaggio del movimento centrale. Ricordiamoci sempre di mettere il grasso nel filetto per ridurre l'attrito. E successivamente andiamo a fissare la pedivella con relativa chiave a brugola, come nel caso precedente. Allora ragazzi, il video di oggi si è concluso. Se quello che hai visto ti è piaciuto e ti è stato utile, ti invito a mettere mi piace qui sotto. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Continua a seguirmi perché continueremo a fare lavorazioni sulla nostra mountain bike, revisione o sostituzione di componenti laddove sia necessario. Quindi continua sempre a seguirmi. Buon proseguimento!